Buongiorno, in questo breve video vi illustrerò l'intervento chirurgico che è eseguito per una deformità piuttosto frequente ma che spesso non causa alcun fastidio, chiamata deformità del sarto, oppure secondo la terminologia inglese bugnonet. Questa deformità, per cui riconosciamo diversi tipi, sostanzialmente prevede che la testa del quinto metatarsale del piede tenda a sporgere lateralmente, entrando quindi in conflitto con la scarpa e causando di conseguenza una infiammazione locale e quindi dolore e difficoltà a indossare scarpe chiuse. La diagnosi è veramente semplice e richiede solo una visita medica e una radiografia. Per quanto riguarda il trattamento, è ovviamente ragionevole provare sempre a usare scarpe meno strette ed eventualmente provare anche ad usare un tutore protettivo in silicone come quello raffigurato nell'immagine. Talvolta, tuttavia, l'unico rimedio appare quello chirurgico. Generalmente l'anestesia di scelta per questo tipo di chirurgia è un blocco popliteo. In questa anestesia si inietta una piccola quantità di anestetico a livello del polpaccio, utilizzando un ecografo per controllare che la punta del lago si avvicini al nervo, permettendo quindi di utilizzare una piccola quantità di farmaco. Il grosso vantaggio di questa anestesia è quello di essere efficace per molte ore anche dopo l'operazione, con un tasso di complicanze molto basso. Molte persone, pur accettando un'anestesia periferica al polpaccio, chiedono di non vedere e non sentire quanto accade attorno loro in sala operatoria. Questa richiesta è facilmente esaudibile eseguendo una piccola sedazione che vi farà addormentare per un po' senza la necessità di essere collegati ad un respiratore, come nel caso dell'anestesia generale. L'operazione può essere eseguita sia con la tecnica mini-invasiva che con quella tradizionale, detta cielo aperto. La tecnica mini-invasiva prevede dei piccoli tagli della pelle, in genere 1 o 2, delle dimensioni di circa 3 mm ciascuno. Attraverso queste incisioni della pelle si fa passare un piccolo trapano del diametro di circa 2 mm che è usato per rimuovere la sporgenza ossea prima e successivamente per eseguire il taglio trasversale del collo del quinto metatarsale. Nonostante la tecnica mini-invasiva possa apparire come una tecnica, più moderna, la tecnica di per sé ha degli inconvenienti. Primo tra tutti quello di non poter vedere esattamente la correzione dei tagli ossei, come invece nella tecnica a cielo aperto, che è la tecnica che andrò adesso ad illustrarvi e che mi permette una qualità dei tagli ossei precisa, riproducibile e affidabile, senza che questo causi più dolore, gonfiore o ritardo di guarigione rispetto alla tecnica percutanea. L'intervento chirurgico ovviamente comincia con un'accurata e ripetuta disinfezione della pelle, preparando quindi il campo sterile con dei telini adesivi che isolano perfettamente la zona da operare. La prima incisione, quella della pelle, è lunga circa 5 cm e viene portata progressivamente in profondità fino a identificare la capsula articolare che a sua volta è aperta col bisturi in modo da avere pieno accesso alla testa del quinto metatarsale. Perfetto, 20 secondi poi basta. Giunti a questo punto possiamo usare una sega motorizzata per eseguire un doppio taglio dell'osso. Il primo taglio prevede la rimozione della sporgenza ossea che è causa dello sfregamento contro la scarpa e in questo caso si tratta di rimuovere una fettina di pochi millimetri di osso lungo il bordo laterale della testa del quinto metatarsale. Dopo questo primo taglio dell'osso passiamo ad eseguire il secondo taglio, che è eseguito a forma di V, cioè pratichiamo un primo taglio superiore ed un secondo taglio inferiore, in modo da poter mobilizzare liberamente il frammento distale e spostarlo quindi verso la parte opposta alla sporgenza iniziale.
Ok, molto. Sì? Ok, via e grazie. Una volta ottenuta la correzione desiderata, passiamo a stabilizzare il frammento. Ci sono diversi modi di fissare il frammento osseo, come ad esempio le viti metalliche o riassorbibili, oppure, come in questo caso, con un filo di metallo del diametro di 1,4 mm, che sporge dalla pelle e che sarà rimosso dopo 3-4 settimane. A questo punto l'intervento è praticamente finito. Si tratta quindi soltanto, usando di nuovo la stessa sega usata inizialmente, di rimuovere le piccole sporgenze ossee rimaste. Al termine dell'intervento si lava abbondantemente la ferita e si chiude per strati usando un filo riassorbibile, cioè che cadrà da solo. Potrete appoggiare il piede con tutto il peso a patto di usare una scarpa post-operatoria tipo quella raffigurata nella foto, che a seconda dei casi è tenuta tra 3 e 6 settimane e con la quale potete camminare fino a 15 minuti di seguito ogni ora prima di mettervi seduti o sdraiati con il piede ben sollevato per evitare che gonfi. Per lo stesso motivo dovete evitare anche di stare seduti con il piede abbassato o stare in piedi fermi, come ad esempio per stirare o cucinare. La medicazione è cambiata in studio dopo una settimana. Si tratta di un semplice cambio del cerotto e del bendaggio che non causano alcun dolore. Tutto bene? Sì. I punti di sutura della pelle sono riassorbibili e non ci sarà quindi lo stress di doverli rimuovere. Dopo l'intervento evitate di bagnare il bendaggio, magari facendo la doccia o il bagno, ma se proprio non tollerate di lavarvi a pezzi, sappiate che in commercio esistono dei sacchi protettivi in plastica che trovate in farmacia o nei negozi di ortopedia, ma che è comunque sempre meglio avvolgere con del cellophane da alimenti per cercare di renderlo ancora più impermeabile. Molti pazienti sono giustamente spaventati dal possibile dolore che potrebbero avere dopo l'operazione. Mi sento di tranquillizzare tutte queste persone perché, grazie alla tecnica chirurgica e alle tecniche anestesiologiche che vi ho illustrato, il dolore nel post-operatorio è ridotto ai minimi termini, permettendo ai pazienti di non assumere più antidolorifici nella maggior parte dei casi già a partire dopo pochi giorni dall'intervento. In questa immagine potete vedere a confronto la radiografia a sinistra prima dell'intervento e a destra dopo. In particolare la freccia indica come a sinistra prima dell'intervento ci fosse una evidente sporgenza ossea che invece nella radiografia di controllo post-operatorio potete vedere essere praticamente scomparsa. In questa immagine ho cercato di rappresentare in modo diverso lo stesso concetto. In particolare la linea tratteggiata gialla a destra evidenzia come sia scomparsa la sporgenza ossea laterale. Mettendo a confronto la radiografia preoperatoria e postoperatoria potete anche apprezzare attraverso la linea tratteggiata in giallo come lo stesso allineamento del quinto dito sia andato nettamente migliorando. Striscia nera, per favore, venga pure. Esatto, la striscia nera si gira e va. Perfetto. Verso di me, saltellando un po', ce la fa? Provando a saltellare. Che meraviglia. Benissimo. Al contrario, adesso. Come ogni intervento chirurgico ci sono ovviamente dei rischi e delle complicanze, anche se complessivamente rari. Tra questi ricordiamo l'infezione, la trombosi venosa profonda
un gonfiore persistente del dito operato o di tutto il piede, un dolore persistente, una lenta consolidazione dell'osso e una difficoltà prolungata ad appoggiare il piede a terra. C'è anche ovviamente sempre il rischio di un reintervento chirurgico, benché, lo ripeto, questa sia un'evenienza comunque molto rara.